Noi qui siamo dal belvedere dell'abbazia meravigliosa medievale di San Giovanni in Venere, chiamata così perché è stata fondata dai benedettini prima dell'anno 1000 su un antico santuario dedicato alla dea Venere. Perché? Perché la dea Venere veniva venerata in tutti i golfi dove c'erano le emergenze marine, come vedremo dopo, proprio direttamente dalla chiesa. Guardate il colpo d'occhio e stupitevi, meraviglioso. Il primo trabocco che vediamo in lontananza è uno dei pochi trabocchi rimasti solo da pesca e si chiama spezzacatena. Quest'altro più grande, che ormai è utilizzato quasi esclusivamente appunto per ristorante e si chiama Punta Cavalluccio. Vediamo poi sulla costa che c'è un ristorantino gastronomico che si chiama Masino. Poi andiamo avanti, c'è l'altro trabocco che sta di fronte al ristorante Cavalluccio, che è Punta Punciosa. E poi sotto di noi direttamente il trabocco Pesce Palombo. È la parte più concentrata di trabocchi, dove la pista ciclabile si snoda in un percorso molto più assolato, perché qui la collina è più bassa. Allora, questo di fronte a noi è il Golfo di Venere e si chiama così come tutti i golfi dove appunto c'era una visuale di mare molto ampia e venivano edificati santuari in onore alla dea dell'amore, ma dell'amore non nel senso erotico e carnale, ma dell'amore in tutte le sue accezioni. La dea della vita, era una delle associazioni della dea madre. E qua nell'VIII secolo vennero i benedettini e sul santuario precedente dedicato alla dea edificarono un santuario chiamato San Giovanni in Venere, perché San Giovanni in Venere, sul santuario di Venere, perché il sole sorge lì il giorno di San Giovanni, il solstizio d'estate, dove vengono appunto celebrati i riti della estate e del raccolto. E i benedettini in questo territorio avevano non ricordo quanti 1000 ettari e governavano sul territorio circostante. Il loro paese di riferimento, il loro borgo, il bellissimo borgo medievale di Rocca San Giovanni, che con una serie di gallerie sotterranee i monaci raggiungevano nei periodi di crisi, quando per esempio c'erano le razzie ottomane di tutto il territorio. Ma sotto di noi, proprio sotto questo belvedere, abbiamo l'olivo più antico del territorio. È un olivo che si dice abbia 1000 anni ed si chiama olivo di San Giovanni. Purtroppo si è seccato, ma rimane come monumento di una storia di questa zona. E vediamo che ci sono delle caratteristiche non solo romaniche ma neogotiche, come gli archi a sesta acuto, e abbiamo tutte queste terracotte a forma di simbolo solare, perché è da qui che sorge il sole tutte le mattine. Quindi se andiamo avanti entriamo proprio nell'interno. Ogni volta che arrivo qua vuol dire che arrivo con delle ore topiche. Grazie. Si vedono sotto l'architrave le due dedicazioni precedenti di questa chiesa, che sono una Madonna col bambino sulla destra acefala
senza testa, e l'Arcangelo Michele, che è un santo importantissimo per tutto l'Abruzzo, era la parte garganica ed è una entità psicopompa, cioè che custodisce gli antenati e porta le anime nella loro destinazione finale. Ed è l'arcangelo della stessa sostanza di Dio che scacciò il demonio dalla terra, confinandolo nelle grotte più profonde, l'ultima delle quali è appunto quella celebratissima e molto frequentata dai pellegrini di Monte Sant'Angelo sul Gargano. Quindi si accede dal laterale per poi entrare nella cripta, e il portone, diciamo l'ingresso principale, lo vedremo dopo perché è chiuso e viene aperto soltanto negli eventi, nei matrimoni, nelle emergenze cerimoniali. Questa chiesa fondata dai Benedettini recuperando le antiche strutture edilizie del santuario dedicato alla Grande Madre Venere, e quindi questo qua siamo i Benedettini che avevano fatto questa politica di ristrutturazione sui luoghi degli antichi culti, e ci dirigeremo verso la cripta, che è la parte più antica della chiesa, che ha riutilizzato i materiali edilizi dell'antico tempio. Il portale principale è quello che vedete in fondo, che è ubicato appunto a occidente, dove c'è il tramonto del sole, e il restauro di questa chiesa venne ultimato negli anni 50 e vennero rimessi tutti i pavimenti e le capriate con le mattonelle. Però purtroppo, come tutte le chiese antiche che erano state abbandonate, eccetera, quando vennero ripristinate negli anni 50, vennero purtroppo mancate di tutti gli affreschi, perché nel Settecento molte di queste abbazie medievali vennero rivestite con stucchi. Quindi quando negli anni 50, nella moda di recuperare giustamente il rigore delle antiche abbazie, vennero strappati gli stucchi, spesso e volentieri vennero fatti fuori anche gli affreschi. Quindi in alcune chiese, come San Liberatore e poche altre, sono riusciti fuori, ma qui per esempio, siccome è stata per troppi anni senza tetto, ci ha piovuto eccetera, e quindi non conserva più affreschi, se non nella cripta, dove andremo successivamente, perché nella cripta ci sono gli affreschi conservati, perché giustamente il tetto era preservato. Quindi se volete possiamo andare alla cripta. Qui ci sono degli affreschi trecenteschi che sono stati recuperati da lavori di restauro recenti, dove si vede il Cristo Pantocratore, e al centro sempre dell'altare vedete il Cristo nella mandorla, la mandorla della vita. Sono affreschi antichi, molto molto particolari. E qui avete San Giovanni Battista a sinistra e San Benedetto la Roccia, che è stato il fondatore dell'Ordine Benedettino
Le colonne che vedete, moltissime, sono state recuperate dal sito precedente, del santuario di Venere, e sono colonne in marmo africano, cioè, che erano state fatte sontuosamente, e quindi capite l'importanza. E vedete che è proprio un misto tra arte gotica romanica, tra arte romanica e arte gotica. Ci sono sia gli archi al tutto sesto che quelli a sestamento. Se ci mettiamo in questo punto, dove ci sta il centro della parte bassa della chiesa, della cripta, capiamo come non avevano bisogno di microfoni, perché c'era, grazie a questi soffitti fatti in questo modo, c'era un'acustica potente. E infatti questo è un posto dove a me piace pregare la madre e omaggiare la Madonna, la Vergine, e cantare qui è un privilegio. Qua entriamo nel chiostro, dove vediamo un antico sarcofago che non sappiamo a chi sia appartenuto. E qui è la parte dedicata alla residenza dei monaci passionisti che hanno preso negli anni 50 poi abitazione nel convento. Vedete tutte queste colonne? Queste sono colonne altomedievali, colonne, anzi precedenti, colonne risalenti all'antico tempio. All'interno del chiostro abbiamo altri elementi di colonne. Vediamo una colonna dorica che fa capire l'edificazione antica di questo tempio, con altre colonne come quelle che abbiamo visto nella cripta. Quelle sono con le scanalature doriche, queste invece sono in cinerino nero. Vedete i simboli solari, che sono sempre queste margherite realizzate in pietra. E di queste trifore del chiostro, alcune sono originali come questa, e la maggior parte sono state riallestite nel restauro degli anni 50. Ne vediamo qualcuna, vedete, più originale, altre che fanno capire che sono quelle moderne. E qui abbiamo un paio, vedete, di capitelli che sono originali, così come questi. Eccoli, vedete,
Qua c'è un pellicano, che è un simbolo alto medievale, un simbolo religioso molto forte, che è il pellicano che toglie la sua carne è un esempio cristologico, che si toglie la carne per alimentare i figli. E questo invece è un grifone, sempre entrambi originali. Gli altri invece, lo potete vedere, sono stati recuperati e quindi fanno vedere la differenza dai precedenti. Una cosa importante: il santuario vero era il doppio di questa abbazia, e questo lo dimostra vedere fuori da queste finestre i resti delle antiche colonne. Eccole là. Poi il santuario era franato un pezzo, eccolo lì. Se voi vedete dalle finestre ci sono proprio le colonne antiche con i canali di scolo. Era molto più grande. Infatti questo santuario venne salvato negli anni 50 e 60 da tutta, adesso li chiamerebbero ambientalisti, gli ambientalisti di sempre, che erano Emiliano Giancristoforo della Rivista Abruzzese, e i cittadini del territorio, che fecero in modo che non venisse stravolta l'antica edilizia di questo luogo più di tanto. Ecco, vedete tutte le colonne dalle finestre? Per fortuna il pavimento era rimasto integro e vedete tutte le colonne esterne. Allora, questo è il portale più antico, vedete? Il portale alto medievale, che ha in pratica tutti i simboli antichi neolongobardi e alto medievali, con tutti i nodi, le rosette tipiche dell'epoca, che è tutta una simbologia dedicata appunto al simbolo della vita, all'eterno ritorno e al ciclico divenire. Quindi vedete che sono molto diversi da quelli che siamo abituati a vedere nelle chiese di epoca successiva, e questo è quello proprio più antico, più particolare. E adesso andiamo a quello portale ovest, l'ingresso principale. Allora, questo è il portale principale, che viene aperto il sabato, la domenica e soprattutto in occasione cerimoniale, quindi soprattutto i matrimoni. Si chiama il portale della luna perché ha questa lunetta che spiega la dedicazione di questa chiesa. E vedete che a sinistra ha dei bassorilievi, così come a destra, ma i bassorilievi a sinistra in pratica narrano la storia istoriata, perché le persone di prima non sapevano leggere e scrivere, ma leggevano le immagini. Quindi San Giovanni, come nasce San Giovanni? San Giovanni è il cugino di Gesù, che nasce da due genitori anziani che non potevano avere figli, ma nasce per grazia divina perché deve anticipare la venuta di Cristo. E allora, come narrano le Sacre Scritture, quando la Maria era incinta va a trovare sua cugina Elisabetta, che era più grande di lei, che era apparentemente sterile, ma stava per diventare madre. Quindi Santa Elisabetta era incinta di 6 mesi e la Madonna era incinta di 3. Che cosa vediamo in questo portale? Vediamo questa storia. Vedete le due donne, entrambe gravide, una con la pancia più piccola, una con la pancia più grande, che si toccano, e come narrano le Sacre Scritture, quando Maria abbracciò e toccò la cugina, i bambini nel grembo sussultarono.
perché già si riconobbero a livello embrionale. È bellissima questa storia. E poi vediamo che dall'altra parte c'è l'angelo che va ad annunciare al marito di Elisabetta la futura paternità, quando lui credeva di essere un uomo sterile perché troppo anziano. E quindi poi c'è tutto l'apparato narrativo liturgico. E qui dietro di noi c'è in pratica la montagna con il sole che al solstizio d'estate tramonta ad ovest. Quindi tramontando ad ovest, come all'alba entra da quella che vi ho fatto vedere, da quella finestrella in cima all'abside, al tramonto poi il sole si abbassa, rientra in questo portale per allungarsi fino all'abside e si conclude il ciclo.